Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati su Momis, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Per chi si è iscritto da poco, per chi è nuovo, io sono Simona ed oggi andremo a realizzare il progetto che avete visto in anteprima e che qualcuno di voi avrà già visto durante la live dello speciale 100k. Sto parlando proprio di lei, della Maxi Big Sandbag gigantissima, questa volta non avete scuse. Mi avete tanto richiesto una borsa gigante da poter portare in spiaggia, da utilizzare, perché no, anche durante un aperitivo in spiaggia. È super comoda, super capiente, colorata, estiva, particolare. Ma andiamo a noi, andiamo al tutorial. Anche le meno esperte possono realizzare questo progetto. Ho utilizzato la tecnica tapestry che già abbiamo visto in un tutorial precedente. Questa volta la vedremo in azione con il punto alto. Ma perché lo schema è facile e alla portata di tutti? Perché ovviamente ci sono io che, come sempre, passo passo vi mostro tutti gli step fondamentali per la realizzazione di questo bellissimo progetto di cui ne vado super fiera. Comunque andiamo al succo del discorso e al materiale che è stato fondamentale, importantissimo per realizzare la sandbag. Cosa ho utilizzato? Ovviamente un materiale super estivo. Potevo non utilizzare l'aiuta, ma questa volta che aiuta ho utilizzato? Sto parlando della Juta Soft di Borgo dei Pazzi Firenze. Anche questo materiale, come tutti gli altri presenti sullo shop di Borgo dei Pazzi Firenze, un prodotto 100% made in Italy, prodotto e rivenduto non solo in Italia ma anche all'estero. È 100% Juta, ogni rocca è costituita da 250 grammi di Juta stessa e più o meno vi sono 450 metri di filato di Juta. Anche questo filato, come la raffia che vedete alle mie spalle in turchese, ha una resa altissima, un metraggio altissimo, uncinetti consigliati 3,5, 4,5. Io ho utilizzato l'uncinetto 4,5. Tra l'altro l'etichetta ci dice che non solo possiamo realizzare borse e accessori super estivi, possiamo realizzare anche dei capi di abbigliamento. E pensate, per realizzare una taglia 42 occorrono ben 2 rocchie di Juta, ma se per esempio realizziamo una canotta anche meno, direi. Comunque da provare sicuramente. Le colorazioni al momento disponibili sono ben 10, sono colori brillanti, vivaci, spumeggianti e super estivi. Vi consiglio di dare un'occhiata al sito e in più l'azienda ci informa che questo tipo di Juta è cerata e ammorbidita. E io lo posso confermare perché durante la lavorazione risulta non solo morbida ma anche scorrevole, piacevole al tatto, come dico sempre. Ci dice anche che la ceratura limita lo spelamento tra virgolette classico della Juta e rende morbida e piacevolmente lavorabile, e questo è anche vero. Inoltre ci dice anche che è ideale per fare borse e accessori per la casa. Poi sul sito ci viene spiegata cos'è la fibra di Juta, quali caratteristiche ha il prodotto finito, resistenza, riciclabilità, biodegradabilità ed economicità. Poi ci sono delle piccole curiosità sulla fibra, ma ovviamente se siete interessati al prodotto sicuramente entrerete sul sito www.borgodepazzi.com e ne leggerete tutte le caratteristiche e le curiosità. Per la realizzazione di questo progetto abbiamo visto che occorrono ben 2 rocche. Ho utilizzato dei fogli in feltro per irrigidirlo e uno scampolo per andarlo a foderare, però volendo, visto che è un progetto aiuto, un progetto estivo e che nella maggior parte dei casi verrebbe utilizzato per andare in spiaggia, per andare a mare, potete anche non irrigidire né foderare, quindi a voi la scelta, e se vi va potreste anche applicare una chiusura, cosa che non ho fatto perché per gusto personale, per comodità mia, preferisco non avere su alcuni modelli di borsa una chiusura. Reperite il materiale su www.borgodepazzi.com come vi dicevo prima, e come vi dicevo nel tutorial precedente potrete approfittare di un buono sconto dal valore di €5 inserendo questo codice al checkout. Vi lascio tutte le informazioni utili, il codice, il link sotto al video nel box informazione, ma anche come primo commento. In questo modo reperite tutte le informazioni all'istante. Vi riporto al tutorial, come sempre ti ricordo di iscriverti al canale. Cosa aspetti? Attiva la campanellina, personalizzala su tutte, in questo modo non ti perderai le prossime novità della prossima
prossima settimana. Seguimi anche sui miei social Facebook, Instagram, TikTok, insomma sono un po' dappertutto per non perderti vari video divertenti e tutti i vari retroscena, l'anteprima di ogni progetto, parteciperai ai sondaggi, risponderai alle domande che ti pongo sulle storie di G, insomma seguimi anche lì. A questo punto sigla! Inizio con la variante giallina, faccio un cappio e avvio 3 catenelle che vado a chiudere a cerchio. Entro nella prima catenella realizzata, prendo l'aiuta e vado a chiudere a punto bassissimo. Catenella. Vado a sostituire il primo punto alto, entro al centro delle 3 catenelle e vado a fare un punto basso e un altro punto basso sull'altro, casomai fate pure le 3 catenelle. All'interno di questo anello vado a lavorare altri 12 punti alti per un totale di 13. 2, 3, 4, vado a chiudere nel primo punto alto realizzato o nella terza catenella con punto bassissimo. Catenella, entro nello stesso punto sottostante dove ho chiuso, sostituisco il primo punto alto con le 2 maglie basse. Sempre nello stesso punto lavoro un punto alto per un totale di 2. Ripeterò l'aumento in ciascun punto sottostante. A fine secondo giro mi ritroverò con 26 punti alti totali. Ultimo aumento concluso. Chiudo nel primo punto alto con punto bassissimo. Catenella, nel primo punto lavoro un punto alto sostituito da 2 punti bassi. Nel punto successivo lavoro l'aumento, 2 punti alti nello stesso. Punto successivo, un punto alto. Punto successivo, 2 punti alti. Ripeterò la stessa sequenza per tutto il giro. Termino con l'ultima sequenza di un punto alto nel primo e di un aumento nel secondo. Chiudo con un punto bassissimo nel primo punto alto. Catenella. Nel primo punto sostituisco il primo punto alto con le 2 maglie basse e aggiungo un punto alto e inizio con l'aumento. Nel punto successivo lavoro un punto alto. Punto successivo, un aumento. Punto successivo, un punto alto. Ripeto per tutto il giro. Al termine del giro mi ritrovo con 3 punti. Nel primo lavoro un aumento. Nel secondo un punto alto e concludo con un aumento nel terzo. Vado a chiudere con punto bassissimo. Catenella, nel primo punto vado a sostituire il punto alto. Nel punto successivo lavoro sempre un punto alto per un totale di 2 consecutivi e nel terzo punto lavoro l'aumento. Primo punto, un punto alto.
secondo punto un punto alto, terzo punto un aumento. Ripeterò questa sequenza per tutto il giro. Al termine del giro mi rimarranno gli ultimi 4 punti. Nei primi 2 lavoro un punto alto, nel terzo lavoro un aumento, concludo con un punto alto nell'ultimo, chiudo con un punto bassissimo nel primo punto. Catenella, giro numero 6, nel primo punto lavoro un aumento, 2 punti alti nello stesso, nei prossimi 3 punti un punto alto. Ripeto questa sequenza per tutto il giro. Mi rimarranno gli ultimi 4 punti. Nei primi 3 lavoro un punto alto, e nell'ultimo un aumento. Chiudo con un punto bassissimo nel primo punto alto, ma mi fermo perché chiudo col secondo colore. Prendo questa variante lilla, faccio un cappio che faccio passare attraverso il primo punto alto e l'asola che ho sull'uncinetto. Blocco con una catenella e tiro il filo in giallo. Vado a sostituire sempre il primo punto con i 2 punti bassi. Casomai fate un punto basso e una catenella. Questo primo punto sostituisce il mezzo punto alto, cambiamo punto di lavorazione. Nei prossimi 3 punti lavoro un mezzo punto alto, chiudo tutte e 3 le asole. Riprendo il filo, punto successivo, terzo mezzo punto alto, prendo il filo, quarto punto, quarto mezzo punto alto. Nel quinto punto lavoro un aumento di mezzi punti alti. 1, 2. Ripeto questa sequenza per tutto il giro. Terminata l'ultima sequenza di 4 punti e un aumento, rimarranno gli ultimi 2 punti. Vado a lavorare semplicemente un mezzo punto in ciascun punto. Vado a chiudere nel primo punto alto, lascio il filo in lilla e prendo il primo colore. Chiudo con punto bassissimo, catenella. Sempre nel primo punto lavoro un punto alto sostituito dai 2 punti bassi e nei prossimi 3 punti lavoro un punto alto con il primo colore. Quando lavoro il quarto ed ultimo chiudo solo le prime 2 asole, prendo la seconda variante e chiudo le altre 2. Punto successivo, un punto alto con il secondo colore, chiudo le prime 2 e nello stesso tempo cambio il colore e chiudo col giallo. Ripetiamo questa sequenza. Vado a lavorare i primi 4 punti col giallo. 1, 2, 3, quarto ed ultimo punto. Chiudo solo le prime 2 perché devo cambiare il colore. Prendo il secondo e chiudo le 2 asole sull'uncinetto. Punto successivo, un punto alto con il lilla, chiudo le asole con il giallo. E di nuovo 4 punti col giallo, quarto ed ultimo, chiudo le prime 2 e poi ricambio il colore, prendo il secondo e chiudo le 2 asole sull'uncinetto. Quindi faccio
un punto alto con il secondo e poi riprendo con il giallo. Dobbiamo lavorare questa sequenza di punti per tutto il giro. Sono quasi al termine del giro, ho iniziato la sequenza di 4 nella variante gialla, devo fare l'ultima nella variante lilla, però ho gli ultimi 2 punti. Cosa vado a fare? Una diminuzione. Entro nel primo, riprendo il filo, vado nell'ultimo punto e chiudo le altre 2. Le 3 asole le chiudo con il primo colore perché dobbiamo cambiarlo. Vado nel primo punto e chiudo con punto bassissimo. Catenella, nono giro. Questa volta andremo a lavorare 3 punti consecutivi. Il primo lo sostituisco sempre dai 2 punti bassi. Poi secondo punto, terzo ed ultimo punto, arriva il cambio colore. Prendo l'altra variante e chiudo. Stavolta anziché fare un solo punto ne faccio ben 2. Prendo il filo, vado nel punto successivo, 1 e 2. Le altre 2 asole le chiudo col colore in giallo. Ripeto, nei primi 3 punti lavoro un punto alto in giallo, 2, 3, le 2 asole le chiudo con il secondo colore, lavoro sempre col secondo colore 2 punti alti, quando lavoro l'ultimo chiudo le 2 asole con il primo colore. Come notate lascio il secondo colore qui. In questo modo cielo libero e i 2 fili non si attorcigliano su loro stessi, quindi vi consiglio di lasciare un filo libero e l'altro pure. Ripeterò questa sequenza per tutto il giro. Nei giri numero 10 ed 11 andrò sempre a diminuire di un punto nella prima variante. Questo significa che nel giro 10 lavorerò 2 punti in giallo e 3 in lilla e nel giro numero 11 un solo punto in giallo e 4 punti in lilla, proprio come ho fatto su questo altro pannello. Qui c'è il punto di avvio, 4 punti, 3 punti, 2 punti, un punto. Ovviamente con questa lavorazione si va a formare l'altro spicchietto in lilla, quindi direi di vederci nella clip successiva. Continuiamo con questa sequenza di punti per altri 2 giri e poi ci rivediamo per concludere il pannello. Anche se la lavorazione si imbarca molto, procedete lo stesso. Bene, rieccoci qui. Ho concluso i 4 giri che mi sono stati utili per realizzare i raggi del sole. Come vi dicevo nella clip precedente, il pannello tondo si imbarca ed è normale. Perché? Perché durante questi 4 giri non abbiamo fatto alcun aumento. Ora, quando ho realizzato questo pannello tondo perfettamente piatto e disteso, durante l'8º giro ho caricato degli aumenti. Ho continuato la sequenza del giro precedente lavorando 5 punti più l'aumento, ma nello stesso tempo ho cambiato il colore. E adesso vi voglio mostrare la clip del lavoro reale che ho fatto su questo pannello. Guardiamolo un attimo e poi ritorniamo. 8º giro. Nel primo punto lavoro un punto alto. Nello stesso punto lavoro un punto alto. Per un totale di 2, primo aumento. Nei prossimi 2 lavoro un punto alto sempre con il giallo. Per un totale di 4. Le ultime 2 asole non le chiudo. Cambio colore. Prendo il secondo colore e chiudo. Punto successivo, un punto alto. Chiudo le prime 2 asole, cambio il colore e passo al giallo. Prossimi 2 punti, un punto alto con il primo colore. 1, 2.
Dobbiamo ripetere questa sequenza cambiando il colore esattamente allo stesso modo per tutto il giro. Il passaggio è un po' laborioso perché non solo dobbiamo lavorare i raggi del sole, quindi lavorare sempre 4 punti in giallo e uno in lilla, ma nello stesso tempo dobbiamo mantenere la costanza degli aumenti, che è in questo caso, in questo giro, di un aumento e 5 punti alti. Vedrete che nei giri successivi per la realizzazione dei raggi non faremo più aumenti, ma lavoreremo un punto in ciascun punto, sempre con la tecnica tapestry. Abbiate un po' di pazienza nel lavorare questo giro, basta soltanto un po' di concentrazione. Se ci sono riuscita io, ci riuscite tranquillamente anche voi. Bene, avete visto il lavoro reale che ho fatto su questo pannello e che comunque si doveva necessariamente fare, perché per ingrandirlo bisogna aumentare. Ora, perché ho cambiato all'improvviso il progetto? Semplicemente per un motivo: ai fini del tutorial dovevo rendere molto più semplice questo passaggio. Credo vi sareste confusi, sareste entrati nel panico, più che altro le principianti avrebbero detto vabbè, io non ce la posso fare. Quindi ho voluto semplificare il progetto. Anche per me viene difficile spiegarvi alcuni passaggi, ma nonostante questo non voglio precludermi la realizzazione di questo progetto perché mi piace moltissimo. Guardate, adesso noi risolviamo il problema. Io ovviamente in questo pannello che abbiamo fatto insieme ho leggermente modificato lo schema durante l'8º giro, quindi poi cosa farò? Un passaggio che voi ovviamente non farete perché seguirete passo passo lo schema di questo fatto insieme. Andrò a modificare leggermente l'ultimo giro per ritrovarmi con lo stesso numero di punti sul pannello fatto insieme. Chiusa questa piccola parentesi, avrei potuto pure non mostrarvi nulla e andare avanti col tutorial, però ci tenevo particolarmente. Volevo anche mostrarvi la difficoltà che ho io quando devo mostrarvi un pattern, devo spiegarvi uno schema. Comunque, andiamo a noi. Per risolvere questo problema, che faremo dal giro successivo in poi? Caricheremo tanti aumenti finché la nostra lavorazione non si distende. Intanto ho tagliato l'aiuta in giallo, non mi serve più. Come notate vi sono questi spazietti antiestetici vuoti. Ho tagliato un po' di cordino in eccesso per andare a chiudere tutti questi spazietti vuoti che naturalmente si creano, ma questo lo facciamo dopo. Tagliate anche voi un po' più di filo. Continuo con la seconda variante. Nel primo punto intanto vado a fare subito l'aumento. Sostituisco il punto alto e sempre nello stesso lavoro un punto alto. Vado a lavorare 5 punti alti consecutivi, 2, 3, 4, 5 e ripeto questa sequenza per tutto il giro. Nel primo punto faccio l'aumento e nei prossimi 5 un punto alto. Alla fine del giro ci ritroveremo con 5 punti. Lavoreremo un punto in ciascuno. Chiudo nel primo punto con punto bassissimo. Catenella, guardate come già si sta stendendo il lavoro rispetto a prima, è molto più disteso. Quindi andiamo avanti. Questo vi può servire da esempio quando realizzate un pannello tondo e vi si imbarca il lavoro. Continuate con gli aumenti finché non si distende. Faccio un punto alto sostituito dai 2 punti bassi e procedo lavorando altri 2 punti alti nei prossimi 2 punti, 1 e 2, per un totale di 3. Nel quarto vado a fare un aumento. Guardate come il lavoro si sta distendendo da solo, avete visto? Ora direte voi, come faccio a capire quanti punti e quando fare l'aumento? Non vi so rispondere a questa domanda perché vado di pancia, vado davvero a caso. Quindi faccio 1, 2, 3 e poi faccio l'aumento.
e continuo così per tutto il giro. Terminata la sequenza di 3 punti in aumento, mi rimarranno gli ultimi 2 punti e lavoro un punto in ciascuno. Nel mio caso il 166esimo punto e 167. Perché conto? Perché chiaramente qui ho cambiato lo schema per voi e adesso dovrò riadattare lo stesso numero di punti che ho qui sull'altro pannello che avevo fatto prima di registrare per i fatti miei, no? Quindi anche lì devo avere 167 punti, nonostante il diametro di questo pannello e dell'altro è uguale, cambia il numero di punti, ma poi lì ci penso io, non è necessario che vi mostri perché lo schema effettivo del tutorial è questo. Quindi faccio una catenella di sicurezza e potrei anche staccare il filo, ma prima di staccarlo voglio vedere com'è la situazione. Guardate, il pannello si è disteso, non è del tutto disteso come quello che ho fatto per i fatti miei, ma a tutto c'è un rimedio, una soluzione. Adesso cosa farò? Ho messo il mio pannello sul rovescio, vado a prendere uno scampolo, in questo modo, questo è del cotone, prendo il mio ferro da stiro e vado a stirare per bene tutto il mio pannello tondo. Il calore ed il vapore del ferro potrebbe aiutare a distendere il mio pannello. Bene, rieccomi, ho stirato il mio pannello tondo e lo schema che abbiamo eseguito insieme, avete visto? Il pannello si è disteso, quindi non era necessario andare a fare un altro giro in più, anche perché il foglio di feltro che ho è 40 cm x 60, il diametro è da 40 se non erro, per cui a causa delle dimensioni del feltro non vado avanti perché sarei arrivata anche a 45 cm, cosa che ho fatto con l'altro pannello, però ho sfilato qualche giro e va bene così. Perfetto, 40 cm, fantastico. Adesso vi faccio vedere le differenze con il pannello che avevo realizzato per i fatti miei. Eccolo qua. Potete vedere che questo è l'altro pannello perché è leggermente ondulato, mentre questo è ben stirato. Allora, è leggermente più grande, proprio leggermente, ma niente paura perché io adesso andrò a contare tutti i punti che ho lungo tutto il pannello e sicuramente dovrò sfilare dei punti, anzi togliere degli aumenti, perché qui avevo terminato con degli aumenti, se non erro 4 punti e un aumento. Comunque dovrò ritrovarmi anche qui con 167 punti, altrimenti poi quando andrò a cucire il giro borsa non mi ritrovo con i punti, no? Io vado a fare questo lavoro, nel frattempo voi realizzate un secondo pannello proprio come questo, non vi preoccupate se si imbarca, avete visto, abbiamo risolto il problema, altrimenti non starei qui. Io sono molto contenta perché sono riuscita nel mio intento, sono riuscita a realizzare questo progetto, a renderlo molto più semplice e alla portata di tutti, con un piccolo trucchetto, con un ferro da stiro, con del vapore, sono riuscita ad appiattire il pannello. Mi ritengo molto soddisfatta. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, ovviamente. Una volta che i 2 pannelli sono pronti, possiamo occuparci della realizzazione del giro borsa. Sarà una maxi bag a tutti gli effetti, anche per la profondità. Ci sono dei punti segnati col marker. Perché? Perché per un diametro da 40 cm mi sono calcolata un'ampia apertura da 35 cm. Per un'apertura inferiore, allora toglierete qualche punto, magari potete spingere anche a 28 cm, ma essendo una borsa mare io realizzerei un'ampia apertura. Questo significa che il mio giro borsa dovrà essere lungo da un marcapunti all'altro. Questa misura corrisponde esattamente ad 84 cm, quindi andremo a realizzare un giro borsa lungo 84 cm per una profondità di 9 cm. Prendo l'aiuto nella seconda variante, faccio un cappio e avvio 13 catenelle. Tredicesima ed ultima catenella. Molto semplicemente riprendo il filo, entro nella seconda catenella e chiudo tutte e 3 le asole, primo mezzo punto. Ripeto per le 11 catenelle che mi rimangono per un totale di 12 mezzi punti alti sulle catenelle. Dodicesimo ed ultimo mezzo punto.
catenella, giro la mia riga e ricomincio a mezzo punto. Vado a prendere direttamente il filo e lavoro nel punto sottostante un mezzo punto. Anche per questa seconda riga lavorerò 12 mezzi punti alti e lo farò finché non raggiungo 84 cm che equivalgono ad 86 righe totali. Come avete visto prima, una volta terminato il lavoro, questo sarà il risultato. Passiamo adesso alla realizzazione dei due manici. Io ne realizzerò due in questo modo, tecnica facile, veloce ma soprattutto resistente. Ovviamente potrete modificare le dimensioni. Questo manico misura 55 cm ma è abbastanza elastico, quindi una volta che la borsa è piena e sarà pesante ci sarà una buona estensione. Per me va più che bene. Utilizzerò entrambi i cordini sia per avere una maggiore resistenza che per riprendere i colori della borsa. Pareggio le due estremità e prendo un bel po' di filo, molto, quindi prendo, come notate, un bel po' di filo, deve essere abbastanza perché la lavorazione è un po' particolare. Bene, una volta che abbiamo preso tanto filo, srotoliamo un altro po' di filo dalla rocca. Guardate, la metto qui per intenderci, insomma, ecco. Questo filo alla mia sinistra appartiene alle due rocche che ho sul ripiano, mentre i due fili che ho in basso sono i fili che ho srotolato in abbondanza poco fa insieme a voi. Vado a fare un cappio. E ho sempre due fili qui e due fili in basso. Cosa facciamo? Portiamo i due fili in basso sull'uncinetto e i due fili che abbiamo in alto li portiamo sull'uncinetto e andiamo a chiudere a punto basso. Possiamo anche stringere. Da qui si avvia il lavoro, quindi porto i due fili in basso sull'uncinetto, prendo i due fili in alto e chiudo a punto basso. Si formerà un cordoncino. Mettiamola così, è una lavorazione che si può utilizzare in sostituzione della spighetta rumena che conosciamo tutti. Questo metodo è molto più veloce e soprattutto non dobbiamo andare a capire dove inserire l'uncinetto quando dobbiamo realizzare appunto la spighetta rumena. Allora, piano piano rivediamo, metto il filo sull'uncinetto e poi vado a chiudere con l'altro. Porto il filo sull'uncinetto, prendo quello in alto e chiudo. Dobbiamo realizzare 2,15 m, 2,20 m di cordoncino, ecco perché vi ho detto di prelevare molto filo perché ce ne servirà tanto. Quindi continuo esattamente in questo modo, semplicissimo. Una volta che lo fate ci prendete la mano e vi verrà automatico. Io per adesso lo sto facendo in maniera molto lenta per farvi vedere come fare. Faccio questa operazione sempre con l'uncinetto 4,5. Potete anche utilizzare, secondo me, un 5,5-6. Io preferisco continuare col 4,5 per avere una lavorazione molto fitta perché stiamo parlando di un manico e il manico deve essere super resistente. Arriviamo a 2,20 m circa di cordoncino e poi vi mostro come ho realizzato questo manico. Credo di averne realizzato 2,30 m, meglio sempre abbondare che deficere, casomai sfiliamo un po'. Ovviamente qui mi è avanzato un po' di filato, dunque questi due fili sono quelli che ho abbondantemente lasciato liberi e non fa nulla, casomai li utilizziamo per andare a cucire. Questi sono i due fili che sono ancora agganciati alle due rocche. Per adesso lascio così il tutto. Ora cosa dobbiamo fare? Semplicissimo, dobbiamo andare a realizzare delle catenelle con le nostre mani. Per quanto riguarda questo manico ho realizzato esattamente 20 catenelle, la 21esima va a chiudere a nodo il tutto, in questo modo la nostra catenella non si sfila. Mentre sulla parte iniziale ho fatto il cappio. Come notate ho lasciato un po' di margine sia da una parte che dall'altra parte perché in qualche modo ci servirà per ancorare le due estremità al corpo della borsa. Arrotolo in questo modo il cordoncino, faccio uscire un po' di cordoncino e creo il mio cappio, vedete? Ora
Per andare avanti, allo stesso modo di come facciamo la lunga catenella, che prendiamo il cordoncino e lo tiriamo fuori, lo facciamo con le nostre mani. Entro al centro di questo cappio, prendo il cordoncino e lo tiro fuori. Ora qui stringiamo bene il cappio iniziale, poi valutiamo quanto grande deve essere la nostra catenella. Io la faccio di queste dimensioni. Prendo il cordoncino e lo faccio passare all'interno. E di nuovo stringo un po' la catenella e faccio allo stesso modo. Quindi finora ho fatto 3 catenelle. Quarta catenella, volendo potremmo prendere pure un uncinetto bello grosso e fare allo stesso modo, però io ho iniziato in quel modo, vedete? Questo è l'uncinetto numero 12. Vabbè, continuiamo con l'uncinetto più grande. 10, 11, 21esima catenella, ma questa mi serve per andare a realizzare il cappio finale. Prima di stringere vediamo se le misure coincidono. Eh sì, credo proprio di sì, avete visto? 2,20 m, infatti qui credo di avere quei 10-15 cm in più. Stringo il cappio così sono sicura che il lavoro non si disfa. Quindi se qui mi è rimasto un po' di eccesso, basta che vado a sfilare le catenelle ed il gioco è fatto. Allora, abbiamo troppo eccesso, quindi taglio i fili, questi non li buttiamo, possiamo riciclare tutto perché ci servono per andare a cucire i manici e anche il giroborsa, però direi i manici perché sono più corti. Quindi prendo tutti i fili, li faccio passare attraverso il cappio e blocco anche qui. E ho realizzato così anche il secondo manico. Non male. Avete visto? Vi ho mostrato un modo alternativo per realizzare dei manici per una borsa estiva. Ci sta a realizzare delle trecce in questo modo. Adesso passiamo alle rifiniture. Intanto vado a chiudere con asola di chiusure invisibile l'ultimo giro a punto alto del nostro pannello tondo. Dopodiché con lo stesso filo vado a eliminare quei buchetti antiestetici che si formano naturalmente. Vado a congiungere semplicemente il primo e l'ultimo punto alto. Lo stesso farò con la variante giallina. Piano piano vado a congiungere i primi 2 punti, eliminando così questi spazietti antiestetici con una semplicissima cucitura, quella che utilizzo sempre per andare a cucire i pannelli all'uncinetto, 2 laterali. Ovviamente a fine lavoro andrò a fare un bel nodino, bloccherò l'aiuto in eccesso tra le maglie ed il gioco è fatto. Vedrete come la lavorazione del pannello tondo risulterà molto più pulita. Vi consiglio di farlo. Per quanto riguarda il feltro occorrono 2 fogli, quelli che ho utilizzato io misurano 60 cm x 40 cm, che ho piegato in 2 come esattamente state vedendo a video. Ho piegato in 2 anche il pannello tondo all'uncinetto, formando così uno spicchio. Poi con un gessetto ho tracciato la parte che mi interessava e con delle forbici ho tagliato ciò che avevo segnato. Ecco qui che ho ricavato la forma del pannello all'uncinetto. Con gli avanzi ho irrigidito anche il giro borsa. Guardate, sto prendendo un po' le misure, ho tracciato il tutto con una penna e ho tagliato ciò che mi serviva. Ho utilizzato ben 2 rettangoli, ho fissato il tutto con delle mollettine e poi sono andata a cucire il tutto con ago e filo. Stessa cosa ho fatto con lo scampolo. Per lo scampolo ho ritagliato esattamente 45 cm x 45 di stoffa e ho eseguito lo stesso procedimento. Ovviamente qui ho lasciato 1 centimetro di margine per facilitare il passaggio della cucitura. Prima di passare al feltro e alla fodera voglio fissare per bene il manico al pannello all'uncinetto. Per capire dove posizionare bene il manico basta prendere il centimetro e prendere delle misure. Proprio come ho già fatto qui, ho applicato il mio manico. Prima l'ho cucito sul pannello all'uncinetto, dopodiché l'ho fissato per bene
sul feltro. In questo modo c'è una maggiore resistenza e non si rovina la lavorazione all'uncinetto. Qui mi sono già portata avanti, ho fissato con degli spilli la fodera, successivamente andrò a cucire con ago e filo. Dunque è semplicissimo, vi ricordate, qui eravamo a 35 cm, vado a ricavarmi il centro, 17 cm e mezzo, quindi faccio esattamente in questo modo, più o meno siamo qui. Voglio lasciare uno spazio di 9 cm, vado a misurare col mio centimetro 4 cm e mezzo, esattamente dove c'è il marcapunti. Tra un marker e l'altro ci sono 7 punti dall'altra parte. Bene, posizionerò il mio manico esattamente subito dopo il marker alla mia sinistra, subito dopo il marker alla mia destra. Giro il mio lavoro esattamente in questo modo, metto la catenella sul rovescio, per comodità possiamo segnare il tutto con degli spilli, prendere ovviamente l'ago e i due fili e andare a cucire intanto un'estremità. Lo stesso lavoro che faccio da questa parte lo farò dall'altra parte. Questa aiuta in eccesso la lascio qui perché poi andrò a fissare nuovamente con una doppia cucitura sul feltro. Intanto vado a bloccarmi questi fili. Anche qui molto semplicemente vado a fissare il tutto in modo che non ci sia nessun filo, nessun cordoncino volante. Guardate, già è tutto ben bloccato, ma come notate col peso della borsa si danneggia la lavorazione all'uncinetto e non vogliamo questo, assolutamente no. Prendiamo il foglio in feltro, lo adagiamo esattamente in questo modo. Per lavorare in maniera tranquilla possiamo bloccare una zona e l'altra zona. Prendiamo un ago, questo è un ago bello grosso per cucire, ha la cruna anche grande. Vado a cucire per ben 2 volte, entro in questo modo nel feltro e fisso per bene il tutto. Vado a cucire punto per punto. Entro nel feltro, entro nel punto alto che ho e vado a cucire la zona esterna, questa qui, guardate un attimino vi faccio vedere, questa qui. Quindi entro nel punto alto successivo, passo attraverso la lavorazione e rientro sempre nel foglio in feltro, così sigillo ulteriormente il tutto. E nello stesso tempo do una doppia cucitura. Punto alto successivo, lavorazione e feltro. Ecco qui. Ultimi 2 punti. Ultimo punto, feltro. Benissimo, poi sbuco fuori dal feltro e vado a bloccare questo filo con quello in giallo, con dei nodini i 2 fili. Questi fili li posso lasciare benissimo all'interno perché tanto andrò a cucire il feltro al pannello e all'uncinetto e non si vedrà più nulla. Una volta che abbiamo bloccato il manico, guardate, vedete? Se io tiro, non tira la lavorazione all'uncinetto, non si dilata perché ho fermato per bene il tutto sul pannello in feltro che ci fa comunque da supporto, oltre ad irrigidire la nostra maxi borsa. Vado a fissare l'altra metà, nel frattempo anche voi andrete a ripetere la stessa operazione sull'altro pannello, cosa che ho già fatto. Andiamo a cucire il feltro lungo tutto il pannello all'uncinetto, proprio come ho fatto nello scorso tutorial della borsa Chanel
scherry. Magari vi faccio vedere anche la clip, dobbiamo cucire allo stesso modo di come state vedendo adesso. Dopodiché andiamo a prendere lo scampolo che abbiamo precedentemente ritagliato come vi ho mostrato prima e con degli spilli piano piano andiamo a fissare momentaneamente il tutto, proprio come ho già fatto sul primo pannello. Questo è il risultato, magari ve lo faccio vedere meglio. Non dimentichiamoci di andare ad irrigidire anche il giroborsa, cosa che io ho fatto. Ho congiunto i vari pezzi, infatti tutti i ritagli e tutti gli scarti non li ho buttati assolutamente, ma li ho riciclati. Non dimentichiamoci di foderare anche il giroborsa, basta prendere le misure 84x9 e aggiungere 1 centimetro di margine in più, fare le pieghe e andare a cucire. Insomma, i soliti passaggi che già vi ho mostrato in tutorial precedenti. Non vorrei essere sempre ripetitiva, a mostrarvi sempre gli stessi step. Bene, come notate ho irrigidito e foderato velocemente sia i due pannelli che il giroborsa. Questo è il risultato. Ho anche già cucito un pannello, l'altro lo cuciamo insieme, ma abbiamo visto tante volte questo passaggio, è molto semplice. Basta andare a cucire a partire dal punto segnato prima e terminare esattamente in questo punto ed il gioco è fatto. Per comodità possiamo sempre prendere dei marcapunti e pian piano imbastire grossolanamente il tutto. In questo modo sappiamo insomma dove inserire esattamente l'uncinetto senza cucire in maniera scorretta. Possiamo anche imbastire con ago e filo. Io per esempio per l'altro pannello nemmeno ho imbastito, ho cucito proprio a mano libera perché avevo i centimetri esatti del giroborsa e quindi pian piano mi regolavo. Vado a fare un cappio per comodità, mi inserisco nella maglia dopo il marcapunti, in questo modo mi aggancio. Dopodiché entro nel punto successivo, molto semplicemente prendo il filo e chiudo a punto bassissimo. Entro nel punto successivo nella maglia che corrisponde senza fare troppi calcoli e chiudo. E procedo in questo modo. Solito passaggio che vediamo insomma spesso, non è la prima borsa tonda che realizzo, ne ho realizzate un bel po'. Il procedimento non cambia. Continuo, ve l'ho detto, vado a bloccare i due punti proprio come ho fatto all'inizio, blocchiamo il filo in eccesso e lo andiamo a nascondere tra le maglie, il progetto sarà pronto. Maxi Big borsa pronta, è davvero gigante, nemmeno entra nell'inquadratura, ma sicuramente già avete visto l'anteprima. Che dirvi, io sono molto soddisfatta del lavoro che ho effettuato, amo tantissimo la lavorazione, amo il filato utilizzato, la Juta di Borgo dei Pazzi, morbidissima, scorrevole, da ammirare anche la lucentezza del colore. Poi, nonostante tutto, nonostante non amiamo cucire, l'ho comunque foderata ed irrigidita. Volendo in questo modo non solo la si può sfruttare in spiaggia, ma la si può sfruttare anche per un aperitivo in spiaggia, perché no? Mi piacciono tantissimo anche i manici, diversi dal solito, abbiamo visto un'altra tecnica, insomma, che dirvi. Io vi darei direttamente le misure e lascerei commentare voi. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se vi piace e se provate a replicarla. Siamo a 41 cm e sicuramente per 41 perché stiamo parlando di un pannello tondo, esatto, e abbiamo una profondità di ben 10 cm, quindi stavolta davvero non avete scuse, avete un tutorial che riguarda una maxi bag gigantissima che può essere utilizzata benissimo per il mare. È in juta, è super estiva, è in linea con le tendenze del periodo, visto che abbiamo realizzato anche un bel sole al centro. Che dire, urla proprio estate. Beh, amiche ed amici, cosa dire? Non è spettacolare? Non è favolosa? Fatemi sapere ovviamente la vostra con un commento sotto il video. Se vi è piaciuto questo progetto, se volete altri progetti del genere, non vi rimane
rimane che commentare questo video e lasciare un bel pollice all'insù. Comunque, io spero come sempre che vi sia piaciuto tutto, insomma fatemi sapere cosa ne pensate, fatevi avanti anche voi con nuove proposte estive super colorate, io sono sempre qui ad ascoltarvi e a prendere in considerazione le vostre richieste. Vi ricordo che per la realizzazione di questa Maxi Big Sun Bag, che misura, aprite bene le orecchie, già lo sapete ma ve lo ripeto, 41 cm con una bella profondità da 10 cm, potete acquistare le rocche su www.borgodepazzi.com e approfittare del codice sconto dal valore di €5 inserendo al checkout questo codice che vi lascio qui in sovraimpressione e nel box informazioni. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi abbraccio uno ad uno, ci vediamo la prossima settimana con nuovi progetti e appunto per questo motivo, se non vuoi perderteli, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Grazie ancora, un bacino a tutti!